Ciao, Ciao, benvenuti nel video. piacere. Lui è Matteo, Ciao, sono Matteo. io sono Marco. Abbiamo fatto già un video in cui facciamo vedere i profumi. Due video. Due video, One was in English. uno in inglese e uno in italiano. Se volete dare un'occhiata, è arrivato Matteo e oggi invece parliamo di qualcos'altro. Sono pronto. Sei pronto? Non so di cosa parliamo. No, davvero, non so di cosa parliamo. Non ho nessuna scaletta, non so di cosa parliamo. Allora, prima abbiamo parlato di profumi, quindi Sì, abbiamo fatto molto buoni, un Cioè, argomento, sono cura di sé, profumatissimi. esterna, cose diverse. Se volete dare un'occhiata vi dicevamo il link in descrizione, sia ai social di Matteo, ma anche ai due video che abbiamo fatto in precedenza. Oggi invece parliamo di un argomento abbastanza richiesto, non so te, ma a me continuano a chiedere di questa cosa. Vogliamo parlare di 3 punti principali, ecco, nel video. Ok. Siccome Matteo è attualmente il Mister Italia, Così giusto? dicono. Così dicono. Questo è quello che dicono. E io lo feci Nel 2018. nel 2018, penso 2019, 2018, insomma, Adesso non lo so idea. non me lo ricordo. E Hai fatto anche Mister Mondo. ho fatto E io ho fatto qualche Mister altro Universo, concorso. che sono Ok. i due più grossi a livello internazionale. Quindi siamo Che lo puoi praticamente- fare dopo che hai fatto un concorso tipo come Mister Italia, che è un concorso nazionale. Cioè se te Ok. vinci Miss Italia, da Miss Italia puoi partecipare poi a Miss Universo. Ok, quindi... O Miss Mondo, o comunque sono quelli i nomi. Esatto, volevamo parlare un po' di questa cosa, con la nostra esperienza. Però non c'è da confondere, come sai pure te, il mondo dei concorsi con la moda. Sì, Cioè la sfilata da concorso è l'opposta alla sfilata da Fashion Week. esatto. Cioè tra 2 settimane Dolce Gabbana non c'entra niente con Esatto, tutto che il è, resto. che è uno dei punti, Certo. parliamo di questa cosa qua, poi vogliamo parlare anche delle agenzie, come trovare l'agenzia, Ah, se ok. servono le agenzie, che tanta gente chiede anche le agenzie Ma agenzie di truffa, chi ti moda, chiede. cinema, pubblicità? Poi Ok. ne parliamo. E poi anche la nostra, diciamo, esperienza appunto come è andata con Mister Italia. Io inizierei un po' con quella, perché secondo me è qualcosa che tanti ragazzi magari vogliono iniziare nella moda, nel senso che mi scrivono, ti Ok, scrivono e ok. dicono Marco, ma voglio iniziare, cosa fare, cosa non fare? Cosa ne pensi dei concorsi? Che è un po' come abbiamo iniziato Sì, noi. sì. E quindi cosa ne pensi dei concorsi e perché hai fatto Mister Italia? Allora, secondo me sono una grandissima possibilità, non tanto per quello che può nascere, perché quello che dico è che indipendentemente da come vada, è una bellissima esperienza. Cioè, concorderei con me che quando sei stato in Thailandia, perché sei stato a fare Mister Mondo? Filippine. Filippine, è un'esperienza bellissima. Mister Italia io l'ho fatta, stavo a Pescara 5 giorni, quindi comunque stai con delle persone, con degli amici, si crea proprio Ah, eri a pescare. Pescara. Ah, Pescara. Hai capito Pescara? In realtà stavo tra a Pineto e poi la prefinale è stata a Giulianova e poi a Pescara, comunque stavo in quelle zone. Ok. E la cosa bella è che stando comunque eravamo in 90 prefinalisti, poi 40, da 40 a 20, sai come funziona. Ma quindi tu hai fatto prima le selezioni Sì, e le hai sì, fatte sì, tutte fino ad funziona. arrivare alla finale? Sì, perché alla prefinale, quindi dove eravamo appunto a Pineto, c'erano 90 ragazzi, ok? 90 o 95. Comunque, da quelli la metà viene scartata dopo 2 giorni. Ok. Nei 3 giorni successivi, caratterizzati da casting, quindi per le televisioni principali, Rai piuttosto che Mediaset, o anche altre in realtà, piuttosto che si tocca anche l'aspetto moda. Cioè, l'organizzazione stessa cerca di instradare i rimanenti 40, dando anche comunque dei consigli o comunque testandoli proprio davanti alla videocamera. Abbiamo fatto diversi casting Certo. che poi venivano mandati alle diverse redazioni. Quindi non è detto che chi ha vinto, Matteo in questo caso, o Marco, lavori di più di colui che è arrivato secondo o di colui che è arrivato 30esimo. Certo. Perché alla fine, come hai capito pure te, soprattutto nelle pubblicità, non è quanto tu sia bravo, non parlo di cinema, parlo di pubblicità, non è quanto tu sia bravo, ma quanto tu rispecchi quello che il regista sta cercando o comunque il brand sta Devi essere cercando. la persona giusta Bravo. al momento giusto. Soprattutto nella pubblicità o anche nel cinema per creare un po' quell'attenzione. Io ho ricevuto tanti callback, il callback è quando fai la selezione principale e da quella poi ti chiamano per un secondo appuntamento dal vivo, perché magari inizialmente colpivo la loro attenzione perché dicevano ok, stanno cercando questa persona, vediamo Matteo che può essere affine, allora sono già selezionato, mi mandano poi la parte, imparo la parte, fai un self-tape, quindi praticamente ti film, sai come funziona, ti Certo. filmano o ti filmi e devi recitare la parte, la mandi alla produzione o comunque la tua gente la manda alla produzione. Una volta arrivata alla produzione loro la scelgono, cioè la scelgono, la scartano, qualora la scegliessero vai poi in appuntamento dal vivo con regista, sceneggiatore, ma questo è più
un discorso di cinema. Per la pubblicità quindi vedi che è anche un po' più complesso. La pubblicità è che se te devi mangiare ora un Kinder Bueno e te in qualche modo lo mastichi meglio di me o sei più affine a quello che stanno cercando, o magari il capello, che ne so, vieni scelto te e non vengo scelto io. Ma infatti non tanto. io parlo sempre tipo di Will Smith, no? Faccio sempre l'esempio. Non so se conosci la storia. Lui era un rapper. Sì. E poi è diventato attore perché a un certo punto ha fatto questa, diciamo, serata con gente importante e c'era un regista che che cercava persone per questo progetto che era poi Il Principe di Bel-Air. Ok. Will Smith poteva essere, diciamo, l'attore migliore del mondo, ma se fosse stato bianco, se fosse stato quarantenne e se fosse stato non era quello che cercava. Fatalità arrivava da Filadelfia, era di colore, era esattamente il personaggio che cercavano. Bravo. Ma era la persona quello che dico, che quello che abbiamo passato entrambi e quello che entrambi comunque stiamo passando attualmente, è che ci sono talmente tante possibilità là fuori che qualora tu non venissi scelto per un provino, cioè, non abbatterti. Cioè, io sento comunque tante situazioni dove non mi hanno scelto, sono quello sbagliato, perché poi c'è anche questa situazione dove magari non vieni scelto per, ma sai quanti provini mi hanno rifiutato, anche rifiutato. Anche nella moda. La moda è la più non posso dire parolacce, però no, è tossica. È la più difficile, perché poi c'è tutto un discorso che può nascere come conseguenza a una non accettazione di se stessi. Cioè, io dico, sono stato rifiutato per un casting, allora non sono bravo abbastanza o non valgo abbastanza, quando fondamentalmente non sei te, ma è l'abito. Questa è la grossissima differenza tra pubblicità e cinema, che magari sono anche un po' così, perché è quello che emerge la persona. Pubblicità comunque devi vendere, però tipo nel cinema devi far passare, devi interpretare il personaggio e far sì che comunque tu lo diventi e lo interpreti dall'inizio alla fine durante il film. Quindi talento. Sì, però sei te, capito? Sei tu come persona. Nella moda sei dopo che hai imparato a stare su un paio di tacchi o comunque a camminare dritto o fare 3-4 pose, alla fine è il vestito che deve emergere. La moda, se sei tu o è qualcun altro, non importa tanto, l'importante è che indossi quella cosa. Lì poi c'è un discorso di curriculum, quindi comunque può essere, varia molto comunque in base a quello che hai fatto, però fondamentalmente è così. La moda è più, quindi comunque e segue molto il trend. Un concorso o comunque sì, tornando all'inizio lo consiglio, ma perché è una bellissima esperienza, punto uno, conosci delle bellissime persone, sono davvero grato di tutte le persone che ho conosciuto, perché poi siamo stati anche a Sharm el-Sheikh, abbiamo fatto tante cose che sono nate dopo, ma perché quando te ti trovi bene con delle persone è proprio quello il bello di stare insieme, passare del tempo insieme e magari vedersi pure fuori dalla situazione del contesto stesso del concorso. Quindi lo consiglieresti? Lo consiglio non tanto però da vedere come, faccio Mister Italia o faccio qualsiasi altro concorso, perché poi può capitare, può non capitare. Non è moda, cioè non è lavoro, non è moda, un'esperienza. È un'esperienza. Non che tu faccia, cioè se te fai una sfilata, non aspettarti che poi, sì, puoi avere la fortuna che trovi il designer che ti dice ok, ti voglio, può capitare, però non è mica detto che... il modello è un'altra cosa. Sì, sono due cose diverse. Che tra l'altro il modello non è detto che non possa fare comunque il concorso. Certo. Cioè, una non cosa è per Mister Italia, è per il tuo... Quello comunque mi ha portato dei lavori, mi ha portato a una certa visibilità, perché comunque soprattutto in termini di giornali sono stato fatto vedere sui giornali più importanti, dal Messaggero alla Repubblica, al Corriere, al Giorno, cioè, quindi comunque sono stato in più di 50 testate giornalistiche e quello è bello, è una bella vetrina, ma la cosa bella è proprio l'ambiente nella quale poi te vieni catapultato, perché ti permette di relazionarti con delle persone che in base a quello che hai detto te, che se ti trovi al momento giusto possono aprirti, diciamo, delle occasioni. Però non demoralizzatevi se non venite presi perché ce ne sono talmente tante di occasioni, quindi dovete viverla proprio come se fosse una cosa naturale, no? Più lo fai come se fosse appunto una cosa naturale e più te la vivi e meglio è. È un po' come, ad esempio, secondo me una laurea in alcune cose. Diciamo che ovviamente se uno vuole fare il medico, c'è una laurea che devi prendere e fai il medico. Ma in altre cose la laurea non è necessaria, ma può essere un ottimo strumento che puoi utilizzare per quello, indipendentemente anche dalla fortuna o da altri progetti. Secondo me un concorso è la stessa cosa, va presa un po' come un'esperienza divertente, un qualcosa da fare, non c'entra magari al 100% con talent o modello, ma allo stesso tempo, se lo sai sfruttare nel migliore dei modi, nel modo giusto, può anche essere utile. È davvero così. Occhio
bisogna sempre stare attenti anche alla parte, diciamo, un po' trash, soprattutto qua in Italia. Sì, sì, Quindi sì. ci sono dei Ma in concorsi Italia fatti bene, va a quello, cioè va al trash. ci sono dei concorsi fatti bene, ma ci sono anche altre cose, diciamo, che magari possono portarti ad alcune cose in televisione un po' così. Diciamo che è una scelta ed è una strada che ognuno sceglie di percorrere, però bisogna stare attenti anche al percorso che vuoi fare e a cose che ti possono marcare e che fai fatica poi a uscirne. Vero. Quindi bisogna stare attenti. Vero, un po' vero, prima. vero, vero, vero. Scusa. Che tra l'altro il tuo Mister Italia è un Mister Italia diverso da quello che ho fatto io. Sono le due organizzazioni comunque più Perché serie. sono le due, sì, sono due diverse, due organizzazioni. Cioè fate queste due se dovete fare dei concorsi comunque. Sì. In realtà ce n'è un'altra che è molto, molto valida perché conosco il fondatore, però sì, fondamentalmente sono questi. Però tu hai continuato poi, comunque indipendentemente dai concorsi, nella recitazione, nella moda, e io invece ho puntato un po' più sui social, avevo provato anch'io a fare qualcosa, ma poi mi sono accorto che forse al momento non era la mia strada e quindi ho puntato un po' più sui social media anche perché era arrivata la pandemia, eccetera. Sì, sì, sì. Però tu comunque stai continuando bene su quella strada lì. Sì, io sto diciamo unendo quello che mi piace fare con quello anche che reputo che comunque ci sia una connessione perché io sono laureato in nutrizione e infatti ho due profili, uno che verte sulla nutrizione e uno che verte più su tutto questo, quindi su quello che faccio. Però in qualche modo ora li sto proprio unendo perché noto che hanno diverse affinità in comune, poi magari ne parleremo in un secondo momento. Però secondo me quello che, cioè per riassumere il tutto, quello che dico è devi fare un qualcosa che ti piace e che ti appaga a livello proprio tuo personale. Certo. Cioè come magari lo era stato per te inizialmente, hai provato, Certo. e poi per dire se non l'avessi mai fatto magari non saresti qui, capito? Ma poi serve anche poi un'esperienza. Il terzo punto anche di cui parlavamo, va bene l'esperienza, ma anche serve un po' di consapevolezza. Quando Sì. le persone a volte mi chiedono, mi scrivono: Marco, ma mi ha scritto questa agenzia, è un'agenzia truffa, è un'agenzia valida, mi hanno chiesto 3.000 euro per un book, mi hanno chiesto questo, mi hanno chiesto quell'altro. Ci siamo passati tutti. Io rispondo sempre: allora, il modello, o comunque quello che la gente... Le potrei riconoscere con un radar ora. Poi... Non lo si fa, o se vedi... no ci cancellano il nostro video, ma se te mi dici il nome di un'agenzia, io faccio così. Subito. Anche Pam. perché in realtà quelle serie, o comunque quelle grosse, si contano veramente sul palmo di non due ti chiedono mani, nulla. Non ti chiedono Sono nulla. loro che investono su di te. Sono loro e in più è una selezione veramente... È un po' come una persona che ha una collezione di 100 orologi, 50 orologi, prima che ne cambino uno per averne qualcun altro. Perché devo avere te? Questa è la domanda che io, agente serio, mi faccio nei tuoi confronti. Cioè vedo che te sei comunque affine al mio roster di modelli, alle persone che seguo. Ok, dico sì, Marco mi può interessare. Ma davvero voglio Marco? Sì. Se sono serio. Poi dipende anche se parliamo più di moda, pubblicità, cinema, pubblicità è molto più facile. Per fortuna anche col discorso dell'inclusione oggigiorno, quindi non è più come una volta che ci vuole il modello che richiama un po', non so, l'arte classica per super perfetto, super... No, assolutamente. Ora col discorso dell'inclusione ben venga che ci sia la donna magari con una taglia in più, piuttosto che, non so, qualsiasi altra situazione che magari una volta era vista come una cosa non bella e ora per fortuna non ci sono più questi infatti un modello non è stereotipi. Bello. Cioè un modello non è qualcosa di una persona bella, diciamo nei canoni standard o quelli del passato. È semplicemente una persona, il modello è un manichino che cammina. È semplicemente una persona. Poi dipende molto anche dal brand, dipende anche molto dal brand, perché personalmente dico, se vedo un modello tipo di Ralph Lauren, io avevo fatto una campagna per Ralph Lauren, cioè quel mood tipo old money, certo, molto. Quelli sono brand, secondo me dei certo. bei ragazzi. Se vedo tipo Prada, secondo me comunque un filetto di muscolo in più male non ti fa, uno perché è salutare, lo dico da laureato, e due perché comunque, cioè, secondo me risalta un po' meglio anche il concetto di modello. Cioè secondo me il modello è colui che, come dice la parola stessa, devi un po', cioè aspiri ad essere un modello. Tu come modello puoi davvero ispirare le persone attorno a te e secondo me è quella la cosa bella che potrebbe e che dovrebbe secondo me trasmettere uno che è definito modello. Però in quel caso qua, se te devi comunque sfilare perché hai addosso un vestito, è il vestito che deve emergere. Ecco perché hai delle misure da rispettare, ecco perché non, diciamo, è un po' di boundaries, è un po' di limiti, capito? Non puoi essere, non so se mi sono spiegato, però è un po' questo. Allora, secondo me ho capito quello che vuoi dire, però io la penso in modo un po' diverso, nel senso che penso che le persone, quando mi scrivono, anche i ragazzi, penso che abbiano un'idea tipo di modello come, diciamo, una persona bella che sfila per questi brand esclusivi, che gira il mondo e fa un sacco di soldi. E invece in realtà, ragazzi, il 90... Devi fare una bella selezione però,
Ma il 95%, 99% dei modelli sono persone normalissime che vanno a Milano, fanno 150 casting al giorno e fanno un lavoro normalissimo, anzi spesso fanno 2 o 3 lavori per potersi permettere di lavorare. O di vivere a Milano. O di vivere a Milano, e quindi non lo vedo un po' come e non una credete persona... tutto quello che c'è sui social media. No. Cioè. Quindi non la vedo più come una persona, capito, un modello da aspirare, semplicemente qualcuno a cui stanno veramente No, bene io vestiti. ho parlato proprio al condizionale perché sarebbe bello una se cosa fosse così. Ok, Cioè certo. che il modello è colui che trasmette anche dei valori. Quello sarebbe bello. Però giustamente non è che... È quello che dicevamo prima, ci vuole anche consapevolezza di sé, nel senso che se un ragazzo mi dice Marco io voglio fare il modello, come faccio? Bravo, è lì che voglio arrivare. Cioè tu non è che devi essere un modello solo perché fa figo essere un modello, per perché lo ti fai status che vedere, metti bravo. sui social. Se a te piace fare il modello è perché ti piace la moda, è perché riesci a trasmettere qualcosa di te che altrimenti non riusciresti. Cioè è quello che secondo me... Comunque semplicemente sei... Qualsiasi altra forma d'arte. Qualsiasi altra forma ma d'arte. anche semplicemente sei di Milano, non vuoi fare il pizzaiolo, puoi guadagnarti l'università se sei nato con un certo fisico, con una certa apparenza, in un certo modo, e vuoi provare a farlo, perché no? Cioè nel senso che a volte bisogna avere quella consapevolezza di dire ok, posso permettermi di fare questo lavoro, posso non permettermi di farlo, si può lavorare fino a un certo punto, ma come vi dicevo un modello non è una persona bella o grossa o altro. A volte quello vedi che il ragazzi brand che hanno voglia. 16 anni, li vedi altissimi e dici quello lì è un modello. Cioè io giravo per Tokyo e vedi quello lì so che lavora come modello o modella, perché li vedi subito. Hai l'occhio. E purtroppo a volte serve la consapevolezza di dire lo faccio o non lo faccio, ma anche se non puoi farlo. Non devi Poi aspetta, dire c'è anche una cavoli, differenza però tra modello sono e tanti fotomodello, che magari molti lo vogliono provare, vogliono entrare in questo mondo, però c'è il fotomodello e il modello che sono anche, cioè in termini di altezza, c'è una sì, però le differenza. agenzie serie sono sempre ti vogliono un po' da modello. Cioè ti vogliono versatile, se no anche ti prendono. Sì. L'agenzia Magari... seria, la classica agenzia seria di Milano, piuttosto che... Per questo che secondo me, se uno, è brutto da dire, ma magari non è adatto, metto tante virgolette, per essere considerato modello intendo Fashion Week, piuttosto che cioè se non sei comunque 1,84, 90, quindi in quel range lì 88, cioè quei 4 cm sono quelli più importanti se vuoi fare tipo sfilate, cioè se non hai quell'altezza già parti svantaggiato come modello, ma io ti dico non demoralizzarti perché puoi benissimo fare tante pubblicità e guadagnare, se parliamo anche di quello, molto di più di quello che pigli a fare una sfilata. Non da Fashion Week che fanno tantissime, foto, molto belle, fanno molto talent, serie, eventi e sono divertenti. Quando andate su Italia 1 e guardate gli spezzoni, tutti quegli spezzoni da qualsiasi brand, dall'elettronica al cibo a qualsiasi cosa, lo sport, che vedete nel mentre tra un film e l'altro, tra un episodio e l'altro, quelli sono i cosiddetti commercials, che possono essere pubblicità o per i social, che poi li vedi anche sui social, o per la televisione. E in base a dove vengono trasmessi, quindi in che canali, in che orario, in che parte d'Italia, in che parte d'Europa, del mondo, se vanno addirittura allo step successivo, tu hai dei diritti e comunque quelli servono tantissimo per lanciare la tua immagine, che sono difficilissimi da prendere, però giustamente, cioè non demoralizzarti se magari non vieni visto come il modello o la modella, perché c'è tutto questo altro settore molto bello, molto coinvolgente. Ma anzi, secondo me anche, cioè, o se no se ti piace il cinema fai cinema. Quel settore, perché alla fine cioè uno è proprio per persone che tipo sono nate così, non c'è molto da fare. Sì. L'altro invece comunque è un po' di tuo talento, è un po' di personalità. Che dipende anche dal settore in cui stai, perché te sei stato a Miami. Miami già è un'altra situazione rispetto all'Italia. Cioè, modello di Milano, modello di Parigi non c'entra nulla col modello di Los Angeles o il modello di Miami. Però quindi dipende. Diciamo che la conclusione può essere i concorsi belli, puoi fare un'esperienza, anche tu sei andato anche poi all'estero, anche ho fatto cose all'estero, bellissima. ti diverti tanto. Modello, un'altra cosa. Agenzie, lasciate stare quelle che vi chiedono soldi. No, perché la gente investe lucrano su quello. Sì, ti vendono i ti corsi. fanno lavorare davvero. A sto punto vai a farti una scuola. Cioè, vai a farti una scuola. Ci sono agenzie talent e agenzie moda alta e agenzie, diciamo, che ti fanno un po' anche foto, eventi, un po' di tutto. Sì. Se non vai bene per le agenzie, diciamo quelle grosse di alta moda, ci sono tantissime tutte altre. le altre vanno benissimo, non preoccupatevi, non avete problemi. E se no, ragazzi, qualsiasi altro lavoro, anzi vi togliete la parte tossica di rifiuto dei casting e altro, devi farci la vita e a volte è anche meglio. E poi i concorsi sono qualcosa di staccato, esperienza tua personale se vuoi viaggiare, divertirti, ma può aprire delle porte, ma niente di... Dipende. Tutto... non sai mai. È tutto molto soggettivo. Detto ciò, per fare un bel riassunto, secondo me è quello di cui non se ne parla mai, perché tutti puntano all'agenzia, ma questo è un aspetto molto importante, soprattutto quando ti contattano. Più che all'agenzia trovate
trovato lo scouter. Scouter è colui che, come si dice in italiano, ti scouta. Quindi se cercate anche scouting su internet, trovate comunque tante situazioni, magari tanti anche racconti di modelli che sono stati scoutati, quindi scelti mentre camminavano per strada dall'agenzia, dalla gente che lavora per l'agenzia, dal booker. E secondo me, piuttosto che cercare l'agenzia stessa, perché te non sai se scrivi all'agenzia X se te in quel momento lì può andare bene, perché magari innanzitutto parli con delle persone e se scrivi a loro durante la Fashion Week, sei l'ultima cosa a cui pensa. Punto 1. Punto 2, scrivi a delle persone, se gli scrivi nel momento no, come se io dovessi chiamarti ora e ti devo proporre un qualcosa e te sei pieno di lavoro o hai avuto un casino, hai appena fatto un incidente, secondo te parli con me? Certo. Quindi il modo migliore è trovare colui che funge da tramite, che conosce personalmente tutte queste persone ed è lui che si interfaccia con loro. Certo. È un'altra cosa, Che ti può vendi essere anche molto più Che può professionale. essere anche un'altra agenzia. E non vuole soldi. Un'agenzia madre che fa da queste cose. Bravo, Un bravo, agente, un'agenzia, bravo, uno scouter, qualcuno bravo. che insomma ha già le conoscenze. Bravo, funziona così, che ti aiuta molto. Perché poi è lui che comunque ti fa le foto, i video, ti prepara e non servono book da 2000 euro per iniziare a fare modello. No. Va bene, diciamo che abbiamo detto un po' tutto. Poi in caso se avete domande o qualsiasi cosa scrivetela anche nei commenti o scriveteci sui social. Scrivetemi, vi rispondo. Siamo più che propensi a rispondere su qualsiasi cosa. Quindi grazie mille per essere venuto. È stato un piacere. Magari faremo una continuazione in base alle domande anche che hanno in futuro. Perché no? E Volentieri. i link di Matteo sono in descrizione, anche il suo OnlyFans, il suo Non Tinder. me lo- Ah, non. Sì, sì. E basta ragazzi, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo. Ci vediamo, ciao, grazie. Ciao ragazzi.